Ciao ragazzi, oggi parliamo della dashboard di Epilab P992. Naturalmente vi invito ad andare nel suo eShop, andare a vedere tutte le dashboard disponibili perché almeno da quando ho recensito i suoi ultimi prodotti ha rinnovato totalmente quella che è la sua lineup. Oggi parliamo della sua dashboard da 7,9 pollici. Una volta acquistata vi verrà inviata una mail con la dashboard creata proprio da Epilab, che va anche ad aggiornare puntualmente ogni volta che c'è un aggiornamento di SIMAB. Come dicevo, rinnovati totalmente quelli che sono i materiali. È una dashboard full alluminio. Ci sono anche delle belle rifiniture nella parte dietro, queste feritoie, probabilmente anche per andare a tenere un pochino più fresca quella che è la parte elettronica, e soprattutto nella parte frontale abbiamo vetro temprato. Nella parte in alto troviamo 16 LED RGB per i girimotori e lateralmente 4 e 4 LED per le bandiere, lo potete utilizzare come spotter. Ci sono già i profili all'interno di SIMAB. Tutti quanti i LED hanno un filtro nella parte frontale che serve a non farvi accecare quando anche volete utilizzare la massima intensità. Faccio però notare che quando si vanno a illuminare quelli dei girimotori viene illuminata anche la parte Epilab. Personalmente è un effetto molto bello. Proprio lo schermo ha una risoluzione 1280x400 e ha un refresh a 60 Hz. Naturalmente lo potrete impostare tramite SIMAB. Questa risoluzione offre anche di poter leggere le scritte più piccole in maniera davvero nitida, e questo dato anche dalla bontà di illuminazione del pannello. Arriviamo poi alla parte più interessante, che è il montaggio. Come ormai tantissime dashboard hanno nella parte dietro due fori M6, vengono fornite anche già le viti con questa cover in metallo che vi serve anche per andare a girare e andarla a stringere, e c'è anche questo supporto totalmente in alluminio. Questo è un progetto creato da Eddie di Epilab e consente di poter inclinare la dashboard, volendo anche più indietro per rendere anche a livello visivo per poterlo utilizzare, ma soprattutto quando non volete utilizzare la dashboard la potete abbassare totalmente e vedere al di là di questa. In realtà io ho utilizzato anche un plugin che c'è all'interno di SIMAB che consente di visualizzare, creando il rettangolo dietro, tutto quello che c'è dietro lo schermo, e lo verrà visualizzato proprio dalla dashboard stessa. L'unica pecca di questo sistema è che dovrete tutte le volte accendere SIMAB. Nel caso non vogliate farlo, potete tranquillamente inclinarlo. In più sul supporto ci sono queste due asole che consentono di spostare la dashboard più in alto e più in basso. Naturalmente, per sfruttare la massima inclinazione quando lo volete andare a piegare in avanti per andare a vedere il monitor, conviene che lo montate nella parte più alta. Però proprio per la facilità con queste viti per andarla a stringere o ad ammorbidire, potrete anche quando giocate tenerlo più basso, e quando lo volete riporre lo alzate un pochino e lo piegate. A livello di connessioni abbiamo un USB Type-C, una micro USB e una porta HDMI. E faccio notare, cosa molto carina di Epilab, anzi ve lo faccio vedere prima da davanti, vedete? Ha scelto tutti connettori ad L. In realtà, per quanto riguarda quello dell'HDMI, ha messo anche un altro gadget che praticamente vi porta il connettore totalmente perpendicolare dietro. Secondo me poteva anche non servire, si poteva montare tranquillamente anche quello nell'altro modo. Forse l'ha fatto per un discorso anche di fragilità o meno della porta USB Type-C. Comunque, personalmente non danno particolare fastidio in fase di montaggio. Come ho detto, la dashboard viene supportata da SIMAB, viene inviato anche un file in cui potrete andare ad inserire proprio la dashboard all'interno delle periferiche gestite da SIMAB, ma ho fatto un video per voi. Eccoci all'interno di SIMAB. Come vi ho detto, una volta scaricato quel file e installato su SIMAB, potrete scegliere direttamente la periferica che verrà riconosciuta dal software. A questo punto, nella sezione dash, andate a scegliere quella che è la dash che volete utilizzare. In questo caso ho scelto la Lovely Dashboard. Ho scelto, come vi raccontavo, una dashboard di Newman che consente di vedere al di là della dashboard. Nella parte qui sotto andate a selezionare lo schermo perché verrà visto proprio come monitor. Nel secondo tab abbiamo LED, potete impostare la quantità di illuminazione e c'è già un profilo già creato da Epilab per i girimotori e le bandiere. Naturalmente potrete andarla a modificare come meglio credete. Potrete poi nella sezione control andare ad assegnare alcune funzionalità al vostro volante per andare a ciclare le dashboard o attivare qualche funzione più particolare, ma penso che non ci sia nient'altro da dire per SIMAB.
Ciao ragazzi, bentornati. Naturalmente sono sempre felice di poter recensire tutti i prodotti di EpiLab, anche perché adesso, come ho detto, la qualità che sta portando all'interno del suo shop è salita di tantissimo. In realtà, Eddie, te lo dico, spero di poter recensire anche altre dashboard che ho visto molto interessanti, ma vi invito ad andarla a cercare all'interno del suo shop. Mi piacciono moltissimo quelle che hanno questo form factor perché consentono di avere molte più informazioni direttamente sulla vostra dashboard. Per esempio, utilizzando anche la Lovely Dashboard, che io amo tantissimo, nella versione XL avete anche la leaderboard, e tutto questo senza utilizzare il quarto monitor che molti utilizzano, magari anche chi ha altri monitor o il doppio monitor, chi ne ha soltanto uno come me, e avere alcune informazioni importanti direttamente all'interno del vostro volante o poco sopra il vostro volante, a seconda di che tipo di volante utilizzate. Naturalmente, per quanto riguarda le dashboard, metto un accento su quello che è l'aspetto estetico. Qui tra materiali form factor, che ricorda un pochino anche quello Porsche, a me piace tantissimo, e naturalmente a chi ha un hardware di livello, secondo me utilizzare anche dashboard di questo livello qui non può che accrescere quella che è anche la bellezza delle nostre postazioni. Naturalmente fa parte della fascia alta. Il suo prezzo infatti è 429 euro, anche se al momento costa poco più di 380 euro perché c'è un piccolo sconto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se già utilizzate prodotti EpiLab e come vi siete trovati con il brand. Io lo ringrazio sempre, grazie Eddie, di dare la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti, e ragazzi ci vediamo alla prossima review. Ciao!